Ciao amici, oggi un video super breve, però stupendo a mio avviso, perché volevo portarvi i risultati di un rullino che avete già visto, che ho già utilizzato qualche mese fa, il rullino di Lomography Lomochrome Purple, una pellicola color shifting, che ho utilizzato questa volta invece che nel mio ambito, quindi quello della fotografia di moda, l'ho utilizzato in ambito di fotografia di paesaggio. Bene, per quanto riguarda questo tipo di rullino, è un rullino molto particolare perché appunto, diciamo così, è una specie di rivisitazione moderna dei rullini infrared aerochrome di tanti anni fa e ha la caratteristica appunto di shiftare completamente i colori che vede, nello specifico ha un grosso shifting verso i viola, rosa, eccetera. Se volete approfondire, appunto, vi rimando a questo video che ho fatto in merito che, diciamo così, spiega molto bene che cosa succede. Nello specifico avevo questo rullino che tenevo gelosamente da parte da un po' di mesi perché volevo trovare, diciamo così, la tematica giusta su cui utilizzarlo. E andando a lavorare un giorno ho visto un campo di girasoli veramente stupendo e ho detto, oh, questo per il purple è perfetto, perché dovete sapere che una delle cose che fa appunto a livello di color shifting è prendere i gialli e shiftarli verso il magenta. La cosa invece, diciamo così, più famosa per la quale è conosciuto questo rullino è l'effetto che ha fondamentalmente sui verdi, quindi i verdi invece vanno verso una tinta più violacea. E quindi cosa ho fatto? Appunto sono tornata in questo posto perché proprio volevo fare qualche scatto con questa pellicola utilizzando questo bellissimo campo di girasoli veramente sterminato. Vi faccio già vedere qualche esempio e onestamente io credo che il risultato sia veramente fantastico. Ho fatto anche qualche autoscatto con il mio ragazzo e in questo caso vorrei invitarvi a soffermarvi un attimo sugli incarnati. Vedete che gli incarnati, avendo ovviamente una componente di gialli e rossi, vengono leggermente shiftati anche loro. In realtà ho visto che questa cosa è preponderante in base proprio alla luce che c'è nella scena. In questo caso vedete che gli incarnati sono abbastanza, diciamo così, naturali. Nello specifico vedete che appunto i girasoli hanno shiftato di tantissimo, i colori sono completamente rosa, quelli che il rullino ha intercettato come verdi, quindi con una componente a mio avviso di giallo, sono stati shiftati verso il viola. E ad esempio io apposta avevo indossato un top giallo, proprio giallo, giallo girasole, e vedete che anche il mio top ha preso esattamente questa dominante. E cosa vi posso dire? Li trovo veramente stupendi, cioè sono bellissimi, sembra un filtro ma non è. Il motivo appunto per cui avevo messo sulla pellicola era per fare queste foto. Chiaramente dopo che ne avevo scattate un po', quello era, per cui passando ho trovato un campo di grano, quindi ho fatto qualche scatto anche lì perché volevo vedere qual era l'effetto su un giallo un pochino meno saturo, perché ovviamente il grano è un pochino più doratino rispetto al giallo proprio del girasole. E quindi vedete che ho qualche scatto anche fatto alle spighe sempre con questa pellicola. Dopodiché, caso ha voluto che il weekend io e il mio ragazzo fossimo a fare un weekend in montagna. Avevo su il parapolo, ho detto, senti, non sarà adatto perché comunque più di tanto, cioè, sì, vabbè, i verdi magari diventeranno dei viola, però insomma, lascerà un po' il tempo che trova. Invece sono rimasta piacevolmente colpita dal risultato. Abbiamo chiaramente fatto trekking in queste giornate e quindi quelli che vedete sono principalmente paesaggi di montagna, qualche laghetto, eccetera, eccetera. Il primo incontro che ho immortalato, e devo dire l'effetto è bellissimo, molto Milka, sono queste mucche. Eravamo lungo un percorso che era veramente pieno di mucche da tutte le parti e vedete che l'effetto è veramente bello, secondo me, cioè è proprio da favola. La mucca effettivamente ne avevo scelta apposta una che fosse marroncina perché volevo vedere quanto sarebbe intervenuto il color shifting sul manto della mucca. Invece vedete che la mucca è rimasta abbastanza fedele e invece abbiamo che l'erba e i monti circostanti hanno subito un viraggio molto bello. Vi faccio vedere un'altra foto che ci siamo fatti. Anche qua devo dire la dominante di colore sull'incarnato non mi disturba. L'unica cosa che trovo, che vedrete secondo me ricorrente in questi scatti, è che tende ad avere delle ombre molto
scure, nel senso che probabilmente ha una gamma dinamica un po' diversa rispetto a una pellicola normale, quindi vedrete che le ombre sono sempre molto, i neri sono sempre molto calcati con, in questo caso vedete una dominante verde, io ero vestita con un pantaloncino blu e vedete che abbiamo sugli abiti questa dominante un po' verdognola, però effettivamente lo scatto mi piace molto e l'erba davanti violacea è stupenda. Ecco, adesso vi faccio vedere uno dei miei scatti veramente preferiti, era un lungo sentiero che stavamo percorrendo. In questo momento dell'anno evidentemente era tutto pieno di rododendri in fiore. I rododendri sono degli arbusti bassi che hanno dei fiori rosa. Vedete che cosa è successo? È successo che l'erba, cioè quindi proprio gli arbusti, sono diventati viola, essendo verdi. I fiori invece sono stati shiftati verso l'arancione. E devo dire, questo scatto mi piace da morire. Vedete anche questo effetto di nebbiolina perché era una mattinata un po' uggiosa e quindi avevamo questo effetto, non so, questo scatto lo trovo veramente stupendo. Poi siamo arrivati a questo lago che si chiama Lago Trenta e vedete che appunto la giornata era abbastanza coperta, qui questo scatto non è proprio, insomma, particolarmente interessante, invece trovo bellissimo sulla falsariga di quello di prima, questo qui che ho fatto ai cartelli di segnalazione dei sentieri, lo trovo veramente, veramente stupendo, vedete che anche qui abbiamo mantenuto i colori più o meno come quello precedente. E il giorno successivo abbiamo fatto un altro giro invece al lago di Luco e al Monte Luco. Vedete qua uno scatto di questo lago, poi preso dall'alto e vedete che prendendolo dall'alto evidentemente come dire, il sole rendeva l'erba dei pascoli insomma del colore giusto per quanto riguardava lo shifting e vedete che l'effetto è stupendo. Abbiamo il lago che è questa specie di petrolio e invece i monti che sono di questo viola bellissimo. Questo devo dire, trovo che questa serie sia stupenda. Uno scatto rubato a un ragazzo che faceva parapendio, si chiama parapendio, penso di sì, in cima al monte, veramente questo già a una discreta quota, il giro è stato abbastanza impegnativo. Vedete qua un altro autoritratto, sì, sicuramente era un mezzo controluce, però onestamente non me lo sarei aspettato così sottoesposto, quindi rimarco quello che vi ho detto prima per quanto riguarda le ombre. A qualche altro scatto di sentiero che trovo sempre bellissimo, una panoramica insomma, dei monti circostanti mentre scendevamo dal giro. E il giorno successivo invece abbiamo fatto un trekking molto più easy, che tra l'altro vi consiglio se siete in zona Cles. Questo qui è il lago di Tovel. Il lago di Tovel è un lago bellissimo all'interno del parco naturale della Damello Brenta. L'ingresso ovviamente in macchina costa, ma è un posto spettacolare. E vorrei invitarvi a guardare quanto è bello questo effetto di colori che ha restituito l'acqua. L'acqua era veramente turchese, come potete vedere in questi video che vi faccio passare, in modo che vi rendiate conto esattamente di qual è l'effetto a livello di colori. E cosa devo dirvi? Volevo finire il rullino perché ormai stavamo arrivando a casa e volevo mandarlo a sviluppare e vedete che l'effetto secondo me è veramente magico. Abbiamo questi turchesi, petrolio, misti a questi viola bellissimi e non so, cioè il lago era stupendo anche di per sé chiaramente, con i colori naturali, però obiettivamente questa pellicola l'ha reso proprio qualcosa di onirico. Un altro autoscatto, anche qui chiaramente sì, eravamo, vedete che io ero con il sole alle spalle, quindi sicuramente facevo ombra, però insomma penso che una pellicola di altro tipo avrebbe retto molto meglio la zona sottoesposta. Qualche altro scatto del lago, ecco qua, scatto in costume per farvi vedere la resa sull'incarnato. Vedete che siamo un po' magentini, violaceini, considerate che siamo due mozzarelle perché ovviamente era inizio luglio, e per farvi capire che effettivamente un minimo di effetto chiaramente sull'incarnato c'è, dipende molto secondo me dalle condizioni proprio di luminosità di quel momento, di temperatura colore che c'è in quel momento dato dall'ambiente circostante, da cosa vi riflette addosso, insomma un insieme di cose. Qualche altro scatto del lago e poi uno scatto che secondo me è veramente stupendo. Avevo visto queste piante che sono piante che io, diciamo, per me sono un ricordo di casa mia in montagna, il farfaraccio, no? Che è una pianta da lago, da stagno.
e ce n'era questo pezzo, questo gran cespuglio vicino a questa scaletta lungo il percorso ad anello che circonda il lago. E cosa vi devo dire? Questi sono di un verde scuro, una pianta di un verde scuro e l'effetto, cioè, boh, è stupendo. Cioè, sì, sicuramente è un effetto che si può ottenere anche in post-produzione, virando i verdi, per carità del cielo, assolutamente, però volete mettere la figata di ottenerlo a pellicola? Ecco, insomma. Qualche altro scatto sempre lungo la riva del lago, ho fatto un tentativo di doppia esposizione, adesso vorrei dedicarmi a studiare le doppie esposizioni per bene, tentativo non particolarmente riuscito per quanto direi abbastanza corretto a livello proprio di esposizione, avevo fotografato prima la catena montuosa e poi lo specchio d'acqua con queste foglie, però non si capisce un granché, vedete che è un pochino confuso e questa appunto era l'ultima pellicola l'ultimo scatto del rullino. E cosa vi devo dire? Vi devo dire che, come ho già detto nell'altro video, è una pellicola che richiede una scena apposita. Se noi lo mettiamo in una scena in cui rende, è pazzesco. Se lo mettiamo in una scena in cui i colori che ci sono dentro come dire, non subiscono nessun effetto, lascia un po' il tempo che trova. Difficile l'utilizzo sugli esseri umani e quindi sull'incarnato, per i motivi che vi dicevo. Ciò nonostante, quando io l'ho utilizzato in studio, quindi appunto vi invito veramente a vedere questo video, abbiamo ottenuto dei risultati molto fighi, veramente fighi. Anche lì però è sempre stato studiato ad hoc. Quindi cosa vi devo dire? È un rullino che appunto io l'ho tenuto lì, questo secondo rullino che avevo, l'ho tenuto lì per mesi e mesi e mesi, perché non volevo sprecarlo con una cosa qualunque. E però devo dire, penso di averlo usato, cioè l'ho usato a dovere per la prima parte perché l'effetto dei girasoli era quello che volevo. Ho avuto culo invece su gli scatti in montagna perché alla fine della fiera mi sembra che siano usciti bellissimi e quindi lì non mi aspettavo assolutamente questo risultato. Quindi l'Omocron Purple sempre top, adoro, il viola è uno dei miei, anzi è il mio colore preferito, quindi è la mia pellicola e quindi niente, forse prima o poi magari farò una lunghissima serie di lavori solo sul purple, non so, farò una mostra solo purple. Detto questo, approfitto per invitarvi perché il 23 settembre terremo, io e il mio collega Riccardo, terremo un workshop in collaborazione con l'Omography in cui metteremo insieme i nostri due mondi, quindi il suo mondo, cioè quello della fotografia cinematografica, e il mio mondo, quindi quello della fotografia di moda. Lavoreremo chiaramente a pellicola, su pellicole color negative di Lomography, e niente, costruiremo una serie di set insieme, lavoreremo a luce artificiale, luce naturale, in studio, in esterna, tantissime cose. Vi rimando qui sotto nella descrizione il link all'evento se avete piacere di partecipare o chiedere informazioni, siete i benvenuti. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!